Ciao a tutti, ciao amici, bentornati sul canale con un nuovo tag. Questo l'ho trovato da un'idea di due canali, Hobby di Biblioteca e Rica tra le righe, un bootleg ispirato ai vari generi musicali. Vi lascio qui sotto i video originali come sempre. Le domande del tag. Numero 1. Classica, un classico che ti ha fatto battere il cuore, è Cronache di poveri amanti di Vasco Pratolini, un ritratto che parla della vita della povera gente che viveva a Firenze in via del Corso negli anni 20-30 del XX secolo. Parla anche dell'avvento del fascismo, un po' di politica, ma soprattutto della vita della gente povera che viveva lì, delle famiglie, uno dei romanzi più belli di sempre. Un altro, numero 2, Jazz, un libro che a un certo punto cambia ritmo, è 10 piccoli indiani di Agatha Christie, questo. Questo è il titolo originale, And Then They Were None, e poi non c'era nessuno, che è il titolo originale. Praticamente un gruppo di persone tramite delle lettere anonime apparentemente non collegate tra loro, vengono invitate in una casa isolata e si ritrovano tutti lì e poi un po' alla volta cominciano a morire uno per uno e ogni volta che muore qualcuno viene lasciata lì una statuetta di un piccolo indiano e non si capisce chi sia che ha orchestrato questa storia e chi sia l'assassino perché poi appunto alla fine non rimane nessuno. È un libro da un ritmo incalzante alla Stephen King, un po' terrificante. C'è sempre un sottofondo di ansia, di angoscia che riesce a trasmettere al lettore. È un libro diventato molto famoso perché è unico nel suo genere. Poi, numero 3, Pop, un libro che piace a tutti e che a te non è piaciuto e uno che merita la sua fama. Qui avevo già citato questo autore che è Richard North Patterson, qui ho un paio di libri, Il silenzio del testimone, Giudizio finale, eccetera. Presi singolarmente non sono dei brutti libri, il problema è che io ho letto due o tre libri, sono praticamente tutti identici, la trama non cambia. Cambia il nome dei protagonisti, la location, eccetera, ma la trama sembra fatta con lo stampino. Sono tutti uguali a se stessi, quindi dopo un po' annoiano, perché questa mancanza di fantasia per un autore di thriller non è molto apprezzabile. Praticamente il protagonista è un professionista che vive in città e viene da fuori, viene dalla provincia, c'è un oscuro segreto nel suo passato. A un certo punto viene richiamato da qualche amico, da qualche parente, deve tornare a casa sua per risolvere qualche crisi, qualche problema, la risolve, poi riemerge un oscuro segreto dal suo passato, che lui riesce a risolvere anche quello, e poi alla fine anche il finale del giallo è sempre lo stesso. Cioè, io ho letto tre libri, c'è sempre lo stesso finale, per cui non è molto apprezzabile per un autore di gialli, ecco, un po' noioso. Invece, un libro che merita la sua fama è questo, Il postino suona sempre due volte, che è un noir molto bello, con la classica femme fatale che ha un amante, si mettono d'accordo per uccidere il marito, poi alla fine anche tra di loro non riescono ad andare d'accordo. Eh, vabbè, non vi spiego come finisce chiaramente perché è un thriller, bisogna leggerlo, però vi assicuro che è veramente uno dei più belli del suo genere. Ne è stato tratto anche un bellissimo film, forse due. Poi, numero 4, Rap, un libro che ti ha colpito per il suo stile di scrittura o con uno stile di scrittura unico nel suo genere. Qui mi è venuto in mente Il garzone del macellaio di Patrick McCabe. Anche qui avevo già parlato di questo libro, è scritto in prima persona con un ritmo molto incalzante, molto avvincente, coinvolgente e scritto dal punto di vista appunto del protagonista. Anche questo è un thriller, un giallo. Chiaramente non mi racconto come finisce perché essendo un giallo bisogna leggerlo. Poi, numero 5, Indie, un libro poco noto che meriterebbe di più. Qui mi è venuto in mente questo di Steinbeck, Al Dio sconosciuto, che non è uno dei suoi più famosi, ma è veramente un libro bellissimo.
È la terza opera di Steinbeck e non tra le più note, ma ciò che colpisce è proprio il tema trattato, una specie di panteismo naturale che mette il naso nelle forze della natura senza voler dare spiegazioni, lasciando un punto di domanda alla fine senza fare filosofia o religione, eccetera. Il tema del libro è chi siamo in realtà, da dove stiamo vivendo, da dove veniamo. Non si trovano le risposte, in realtà il libro pone solo delle domande, se non altro per ridimensionarsi un pochino e prendere coscienza del nostro essere piccoli di fronte alla natura, di fronte alla terra. Ecco, il protagonista è un contadino che vive con grande rispetto della terra, della natura e della sua potenza, diciamo. Poi, numero 6, colonna sonora, un libro con un bel adattamento, serie TV o che hai scoperto grazie all'adattamento. Qui me ne sono venuti in mente due che sono Il talento di Mr. Ripley di Patricia Highsmith, bellissimo il film e anche il libro, e Il padrino di Mario Puzo. Anche quello, io ho visto il film, poi ho deciso di prendere il libro, molto bello anche il libro. Non vi racconto la trama perché immagino che la conoscano tutti, la trama del padrino, per cui non sto qui. E poi ne avevo già parlato, ci sono altri video qui sul canale. Numero 7, Gospel, un libro corale narrato da più punti di vista. Qui ho pensato a questo che è una pièce di teatro. C'è anche il libro ovviamente di Pirandello che è La ragione degli altri. Io ho qui questa versione che è con Maddalena Crippa, Remo Girone e Lina Sastri per la regia di Andrea Camilleri. Pensate che nomi. Bellissimo. In pratica, i protagonisti di questa pièce, che sono una donna benestante con il marito, l'amante di lui e il padre della moglie, dal loro punto di vista hanno ragione tutti, cioè nel senso ognuno la vede a modo suo, non esiste una ragione univoca, esistono solo i punti di vista dei vari personaggi. Qui spiega come interfacciandosi con le altre persone, diciamo, non c'è uno che ha ragione e uno che ha torto, hanno tutti ragione in un certo senso. I vari protagonisti eh, si confrontano ognuno dal proprio punto di vista, diciamo. Numero 8. Rock, un libro con protagonista ribelle fuori dagli schemi. Qui mi è venuto in mente Piccolo mostro di Mickey Spillane, questo. Protagonista è un ragazzino geniale, intelligentissimo, eccetera, che il padre vuole far studiare, lo mette sotto a lavorare perché cioè, a 8 anni diventa un mostro della matematica, eccetera. A un certo punto viene rapito e viene chiesto un riscatto e l'investigatore viene chiamato a indagare su questa scomparsa di questo ragazzino. Il protagonista, appunto, come vi dicevo, è un protagonista fuori dagli schemi, protagonista ribelle, diciamo. Numero 9, un libro ambientato nella natura, nei luoghi selvaggi. Qui mi è venuto in mente un libro che io lessi, è un libro della selezione del Reader's Digest. Ho letto da ragazzina, non mi ricordo il nome dell'autore e non sono riuscita a trovarlo neanche su internet, che si intitolava Questa terra è mia. C'è un film del 1943 con lo stesso titolo, ma non c'entra, che parla dell'invasione fascista, non c'entra niente. Questo libro parlava alla fine dell'Ottocento in Florida, nell'Everglades, il governo voleva portare la ferrovia per portare la ricchezza, portare il progresso, eccetera. E c'era la gente contadina che viveva lì che invece non voleva perché avrebbero rovinato la loro terra, avrebbero rovinato l'habitat di questi animali meravigliosi che vivevano lì, delle grette, eccetera. E infatti poi l'habitat degli animali è stato rovinato. Racconta di questi luoghi selvaggi meravigliosi della Florida, la differenza tra il cittadino che vuole andare lì a portare ricchezza e invece il contadino che è di ritmi più lenti, che ha una vita più vicino alla natura, che si scontrano, eccetera. È un libro molto bello, purtroppo non saprei dove dirvi di cercarlo perché ho provato a cercarlo anch'io, non sono più riuscita a trovarlo, è un peccato. Poi, numero 10, Disco, un libro dalle atmosfere nostalgiche.
Qui mi è venuto in mente In mezzo scorre il fiume, anche questo come libro ambientato in mezzo alla natura andrebbe bene. Ambientato nella natura selvaggia del Montana, parla di questi due fratelli, Norman e Polly. Norman è l'autore del libro, che ricorda i tempi della loro giovinezza, diciamo, il rapporto col padre è abbastanza difficile, che era un predicatore, un uomo abbastanza duro, molto rigido, i fratelli molto diversi che non si capivano tra loro, ambientato nella natura selvaggia del Montana. Ne è stato tratto anche un bellissimo film, questo di Robert Redford, premio Oscar per la fotografia meritatamente. Se vi capita anche il film, guardatelo se ancora non lo conoscete. E parla del rapporto tra questi due fratelli, questi due ragazzi. Numero 11, Reggae, un libro rilassante. Qui mi è venuto in mente C'era una volta di Agatha Christie, che è un libro ambientato nell'antico Egitto, parla di un delitto, che è il primo thriller storico della storia, l'ha scritto lei. Eh, Anche questo naturalmente è scritto benissimo come tutti i libri di Agatha Christie, ma è un po' diverso perché è ambientato in un'altra epoca, diciamo. Se lo trovate, leggetelo perché ve lo raccomando, ve lo consiglio anche questo come sempre. Bene amici, anche per oggi abbiamo finito, qui vi lascio nella schermata finale tutti i book tag se volete vedere anche gli altri. Se volete taggatevi, rifare il video, vi lascio qui sotto tutte le domande. Al prossimo video, grazie per la visione, a presto, ciao.